Guarda che ambiente. Ciao ragazzi, come state? Bentornati a questo nuovo video. Innanzitutto volevo ringraziarvi tantissimo per tutti i commenti che mi avete lasciato, positivi, grazie sull'ultimo video della strada dei 100 giorni. Sono lusingato che abbiate dedicato la risorsa più preziosa che avete, il vostro tempo, a guardare questo video, quindi davvero grazie. Oggi invece vi porterò in Alto Adige, all'esplorazione dell'Alto Adige, che poi ne parleremo. La regione si chiama Trentino Alto Adige, ma in realtà sono separate completamente dal Trentino. Da una parte c'è il Trentino, la provincia di Trento, da una parte c'è l'Alto Adige. Andremo a visitare l'altopiano del Renon, un posto molto bello dove ancora si respira l'odore dell'Austria, è rimasto abbastanza preservato. Poi passeremo su due passi alpini, il passo di Monte Giovo e il passo Pennes o Pennes, spero di pronunciarlo bene. Sono entrambi sopra i 2000 metri, faremo un giro d'anello, vi lascio come sempre la traccia GPX sotto. Venite con me che vi porterò all'esplorazione di nuovo di questa terra fantastica che è l'Italia. Eccomi qua ragazzi, sono uscito dall'autostrada e adesso sono in direzione dell'altopiano del Renon o Ritten, come si dice in tedesco, l'altopiano del sole. Qua abbiamo già un paesaggio tipicamente altoatesino, vigne, curatissimo, con questi bellissimi masi qua sopra davanti a noi, che ti fa proprio vedere come un popolo sia riuscito ad utilizzare tutto il terreno che aveva a disposizione e a crearne una ricchezza, indipendentemente dalla facilità o no di coltivarlo, perché comunque tutti questi terreni sono stati bonificati dalle pietre che c'erano sopra e vengono lavorati, e qui è tutto a mano, perché come vedete le pendenze del terreno sono proibitive per far salire dei mezzi meccanizzati come dei trattori. Comunque adesso vi parlerò, appena arriviamo sopra, un po' più nello specifico della storia di questo altopiano e anche della differenza sostanziale che c'è tra il Trentino e l'Alto Adige. E laggiù sotto di noi Bolzano, vedete che è in una conca proprio. Che spettacolo! Guarda che imponente il massiccio dello Schiller. E dietro, laggiù in fondo, su quell'altopiano, c'è la famosa Alpe di Siusi, che è, credo che sia l'altopiano alpino più alto, più esteso d'Europa. Eccomi qua ragazzi, sono arrivato a Sopra Bolzano. Questa qui che vedete dietro di me è la vecchia ferrovia storica, il vecchio vagone storico, funziona ancora. È possibile prendere questo trenino e visitare quasi tutti i paesini dell'altopiano qui del Renon, e il posto è bellissimo. La differenza qui che si sente è proprio, sembra di tornare un po' indietro nel tempo, no? Come se si tornasse nell'impero austro-ungarico, no? Ci sono questi trenini, anche tutto il sistema di traversine è stato mantenuto originale, è proprio una vecchia ferrovia storica. Qui il 70% delle persone parla tedesco, come sapete, nell'Alto Adige, che è diviso dal Trentino. La regione è Trentino Alto Adige, però in realtà la regione in sé è stata svuotata di qualsiasi competenza e ci sono la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano. Ognuna ha le sue leggi e addirittura nella provincia autonoma di Bolzano ci sono delle quote negli uffici pubblici in cui devono essere assunte delle persone madrelingua tedesca, madrelingua italiana. Sono mille polemiche sul fatto che ci sono delle persone che non parlano italiano, delle persone che non parlano tedesco. Non voglio addentrarmi ovviamente in questo ginepraio, io quello che credo semplicemente è che più lingue si parlano e più ci arricchiamo personalmente. Comunque vi consiglio di venire assolutamente a visitare questo posto perché è bellissimo. Pensate che prima venivano qua sopra la borghesia di Bolzano, perché Bolzano, come avete visto, è in una conca, quindi è molto caldo, e invece qua sopra siamo sui 1000 metri, quindi ci si rinfrescava parecchio d'estate e avevano la seconda casa. Quando poi costruirono, c'era un sentiero prima, una piccola ferrovia, la fecero a cremagliera, appunto per superare la pendenza. La cremagliera si differenzia dalla ferrovia normale, che è questa qui, vedete? Ha solo due binari. La cremagliera ha in mezzo una maglia dentata e sul vagone mettono in mezzo al vagone una ruota dentata, quindi la ruota dentata fa grip sulla cremagliera, proprio si chiama, su quella maglia dentata che stanno in mezzo ai binari, e quindi hai molto più grip in salita. Poi ci furono vari incidenti, la ripararono, ci furono ancora incidenti, e poi alla fine adesso c'è la funivia che si prende proprio dal centro di Bolzano e letteralmente in 10 minuti sei su questo altopiano bellissimo e pacifico. Adesso
io vi porto a vedere delle piramidi di terra. So che sembra un po' strano detto così, però è veramente un fenomeno geologico molto interessante, e poi continuo per il passo di Monte Giovo. Guardate che è come un piccolo paesino, proprio come una piccola comunità, quindi è un posto perfetto per andarsene proprio dal casino della città, anche se Bolzano non è che sia Milano o Roma. Io l'ho già visitato l'altopiano a piedi un giorno ed è molto bello. Guardate questo maso stupendo. Questa qua invece sulla mia sinistra è quella funivia che vi ho detto, che parte dal centro di Bolzano e vi porta sopra l'altopiano. Ragazzi, quelle che abbiamo appena visto sono le piramidi di terra. Ovviamente, come tutti i fenomeni geologici, è impossibile stabilirne le date esatte, ma hanno circa 25.000 anni. Sono delle formazioni molto particolari, nel senso che sono dei residui morenici del ghiacciaio che c'era prima qui, che passava nella valle Isarco. Come avete visto, alcune di quelle piramidi hanno sopra un sasso, ed è proprio quel sasso che le protegge. Quando poi il sasso cade, la pioggia e i fenomeni alluvionali vanno a consumare la piramide e la piramide sparisce. Però ecco, quello che crea il paesaggio proprio fiabesco sono questi pinnacoli alla cui sommità c'è proprio un masso che gli fa da cappello e le protegge. Un fenomeno così simile ma in grande c'è in Spagna, nelle Bardenas Reales. Si vedono proprio queste montagne enormi con dei cappelli proprio giganteschi, sono dei sassi, non so, di 10 metri quadrati, proprio enormi, e si vedono molte foto su internet di quel deserto, le Bardenas Reales, e il fenomeno è in tutto e per tutto identico a questo. Ora risaliamo sulla moto, fa molto caldo anche se siamo qua a 1000 metri, e andiamo al famoso passo di Monte Giovo. Spero di non prendere l'acqua perché il meteo è un po' cambiato e qua in montagna non si sa mai come butta. Trenino e le sue fermate. Mi sono sbagliato, non vado al passo di Monte Giovo ma vado prima al passo Pennes prima. Allora ho guardato sull'applicazione che si chiama Meteo Swiss. Se venite in Alto Adige o in Trentino è un'applicazione utilissima perché è il meteo della Svizzera, però utilizza un modello, adesso non so di preciso come faccia, comunque ha un sistema di previsioni molto affidabile con un'animazione che ti fa vedere come si spostano le nuvole temporalesche, ed è così ampio che prende dentro il lago di Garda, una parte del Trentino occidentale e una parte dell'Alto Adige, comunque un'area molto sostanziale, ed è veramente affidabilissimo perché proprio vedi come si spostano ora per ora, quindi riesci a capire se sta arrivando proprio un enorme temporale o sono sguazzi. Io adesso ho visto che sono sguazzi e spero che Meteo Svizzera non si smentisca proprio oggi. Allora io praticamente devo andare esattamente in mezzo a quella valle. Ok ragazzi, vedo sulla punta laggiù di quella montagna un filo di sole, quindi decido di proseguire, anche un po' parte dell'avventura, e magari col brutto tempo ci sono delle luci molto particolari, quindi avanziamo. Perfetto connubio di vecchio fienile e pannelli fotovoltaici. Dai che lassù c'è il sole, dai che lassù c'è il sole, è una pioggerella. Guarda che bello quel castello. Siamo a Sarentino e c'è un bellissimo castello qui sulla mia destra. Stupendo. La pioggia continua a battere. Acqua, non ti temo. Quello che mi stupisce tantissimo dell'Alto Adige è che fino al secolo scorso questi posti erano poverissimi. Comunque clima freddo, non c'era moltissima terra per coltivare, per il pascolo, e adesso invece è una regione, è una provincia molto molto ricca. Sono riusciti ad utilizzare e a far fiorire anche il Trentino ovviamente, ma l'Alto Adige ancora di più perché è ancora più montuoso, creare un'azienda basata sulle bellezze naturali. E secondo me è una cosa che in Italia non si capisce tanto, cioè il valorizzare un ambiente, non continuare a costruire, ha un valore economico, ha un valore economico enorme, e se sfruttato se ne traggono i benefici, ne traiamo tutti i benefici.
Vedi che c'è il sole in cima, c'è sempre il sole in cima. Che vallata spettacolare, che spettacolo di posto. E qui siamo a Pennes, verso il passo. Aperto. Vamos! Totalmente fantastico, bellissimo. Ok, saliamo, 7 minuti all'arrivo. Che top assoluto. Che posto, ragazzi, pazzesco, bellissimo. E il passo è lassù dove c'è la paleolica. Che posto grandioso. E non c'è nessuno, Con la neve così a chiazze è maestoso, è ancora più bello. 2000 metri. Allora, il passo Pennes è leggermente più alto del passo di Montegiovo. Che scenario, ragazzi, ma che posto assolutamente fantastico è. Sono senza parole. Eccoci arrivati, ragazzi, 400 metri, passo Pennes. Ci siamo esattamente a 2211 metri. Mamma mia, che posto, bellissimo, veramente stupendo. Devo dire che a 2211 metri senza sole e col vento è un po' freschino, quindi io accendo le mie manopole riscaldate e scendo giù verso il passo di Montegiovo. Posto, ragazzi, grandioso, poco antropizzato come piace a me, come deve essere un passo. Questa forza della natura, c'è ancora la neve, molto molto bello. Mi ricorda le sensazioni che ho provato quando ho fatto per la prima volta il passo Gavia, che però l'ho trovate nel canale, l'ho fatto d'estate, e quindi sì, percepisci la forza della natura, però quando vedi la neve, vedi soprattutto in un clima freddo e con l'ambiente che è così aspro, percepisci ancora di più proprio la durezza di questo tipo di ambiente. Grandi. Ora sono a 1500 e devo scendere giù in valle per poi risalire. Poi là, guarda che passaggio qua. E anche la polizia che adesso mi è qua davanti, è tutto in doppia lingua. Stad Polizei, polizia municipale. Ora direzione Val Ridanna, passo di Montegiovo. E si comincia, primo tornante, altezza 1158, quindi dobbiamo scalare più o meno 900 metri. E si riaprono scenari spettacolari. Qui siamo a Calice, Calc. Deve aver piovuto parecchio perché la strada è molto bagnata e qui la pioggia me la prende, invece non c'è scampo. Eccomi, ragazzi, arrivato in cima al passo di Montegiovo. Guarda quanta neve c'è ancora sui tavolini, guarda che roba. Mi sono beccato una scroscio d'acqua, quindi ho dovuto mettere la GoPro a posto. E la salita da questo versante, cioè da VP10, non è che mi sia piaciuta moltissimo perché c'è molto nel bosco, quindi vedi veramente poco. Poi l'ultimo pezzettino è carino, però il restante non è che mi sia piaciuto molto. Per adesso mi è piaciuto di più il passo di prima, il passo Sennes. Sennes? Non mi ricordo adesso, ho dimenticato il nome del passo. Comunque, qua è il panorama qua è bello, qua vale la pena. Scendo da questa parte qui, però vedi che dopo un po' inizia il bosco, quindi non so com'è il paesaggio. Vediamo, il Transalp si comporta benissimo. Qualcuno mi ha chiesto se con i carburatori quando vado ad alta quota c'è dei vuoti. Zero, mai avuto problemi né sullo Stelvio né sul Gavia, zero problemi. Presto andrò sulla strada più alta
percorribile, sulla strada più alta d'Europa, che adesso non mi ricordo il nome, e lì vi saprò dire, ma per adesso perfetto. Vi faccio vedere un po' il panorama anche dall'altra parte, così vedete, e poi riscendiamo. E alla fine è rispuntato il sole anche qua. In cima c'è sempre il sole. Quella montagna laggiù a 2800 metri si chiama La Clava, che credo sia la traduzione del nome tedesco. Ce ne torniamo in giù. Strada alla James Bond. Guarda quanto sono alti i pali per la neve qua. E eccoci tornati quasi a valle. Qui si capisce anche l'importanza dei passi alpini, che mettevano in comunicazione queste valli minori con la valle principale, che è lì dove c'è Vipiteno, e poi il passo del Brennero, e c'era tutta una serie di commerci con l'Austria-Ungheria. Erano assolutamente fondamentali queste strade per i commerci. Praticamente in 20 minuti siamo passati dall'inverno alla primavera. Anche lassù al passo di Monte Giovo faceva freddissimo, sono stati 5 gradi anche lì. Pensa a questa strada cosa doveva essere prima che l'asfaltassero. Certo che da qua sotto è impressionante pensare che c'è una strada che arriva fino in cima a quelle montagne. Ed eccoci nell'amena cittadina di San Leonardo. Eccomi arrivato a valle, in Val Passiria. E secondo voi come si chiama il fiume questo qua sotto che scorre in Val Passiria? Passirio, che fantasia! E ho appena passato il paesino di San Leonardo, in cui ripasserò a breve perché è una tappa obbligata per andare al Passo Rombo, in cui voglio assolutamente andare, e da lì andrò in Austria, in un altro posto fantastico che farò in un altro video e che non vi svelo, ma è un posto veramente spettacolare, ve lo assicuro. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che abbiate visto bei panorami. A me è piaciuto il giro, è molto particolare. Considerate che tutti i posti che ho visto erano massimo a 2 ore e mezza da casa mia. Questo appunto per dirvi che ci sono un sacco di posti belli vicino a casa nostra che non abbiamo mai visto e valgono la pena di essere esplorati. Il file GPX del giro, come sempre su tutti i video, lo trovate sotto in descrizione, basta cliccare e lo scaricate. E se non vi siete iscritti, iscrivetevi, spero che vi sia piaciuto. Se ci sono dei commenti, delle cose che posso migliorare nel video, scrivetemele sotto, ci tengo veramente ad avere la vostra opinione. I commenti li leggo tutti e rispondo sempre a tutti, e noi ci vediamo al prossimo giro. Ciao ragazzi!